sigla graffiante, quella del mercoledì da Leoni, che oggi ci vede, diciamo così, scontrarci, fra virgolette, su questioni belle ampie. 360 milioni di cittadini che saranno chiamati alle urne dal 23 al 26 maggio prossimi proprio per votare il nuovo Parlamento europeo. E ovviamente ci si divide, come da tempo si fa, tra euroscettici ed europeisti convinti. E allora noi abbiamo chiamato qui due ospiti che hanno posizioni diverse: Gaetano Pedulà, direttore della Notizia, e Sandro Gozzi, presidente dell'Unione Federalisti Europei, a cui rivolgerò subito una domanda, poi entriamo nello specifico, ma la risposta secca, immediata è sì o no, ovviamente, ed è: l'Unione Europea in questo periodo ha tutelato o no gli italiani? Questa Europa no. Assolutamente sì, ma deve e può fare di più. Oh, un no categorico di Pedulla, che adesso va argomentato, così come andrà ovviamente argomentato il sì di Gozzi. Ma chiedo a chi ci sta guardando a casa in questo momento, quando a metà mattinata si va a fare la spesa, ci si sente sufficientemente ricchi, ci si sente in grado di far fronte alle proprie necessità? Oggi sentiamo di avere attorno a noi una solidarietà da parte di altri paesi che permette anche di guardare al futuro in modo diverso, che garantisce crescita? Mi fermo a questa domanda, la risposta la dia ognuno per conto suo. Ecco, anche perché invece di parere diametralmente opposto Sandro Gozzi, che dice addirittura che per noi l'euro è uno scudo. Sì, l'euro è uno scudo. Durante la crisi finanziaria, se avessimo avuto la vecchia lira, avremmo fallito come paese, e invece l'euro, la stabilità, il potere d'acquisto, i mutui che non sono più a 2 cifre ma sono a 1 cifra, l'inflazione bassa che non mangia i salari dei lavoratori dipendenti, mangia i salari delle famiglie, sono tutti degli scudi in un mondo che è sempre più interdipendente, in cui l'Italia da sola farebbe molto poco, e chi ci rimetterebbe sarebbero soprattutto le famiglie, i piccoli risparmiatori, gli artigiani, e credo che da questo punto di vista certamente l'euro è uno scudo. C'è molto da cambiare perché il mondo è cambiato e dopo 20 anni sono tante cose da migliorare e da riformare anche in Europa. Però chi non è d'accordo dice che la rigidità imposta dall'Europa e quindi la non sovranità totale poi dei paesi anche sulla propria moneta ha creato queste 3 o 4 marce nell'Europa diverse. Non c'è dubbio, purtroppo le marce essenziali poi sono 2. C'è un'Europa del nord, un asse franco-tedesco oggi più consolidato che mai, che sta marciando verso livelli di benessere importantissimi, mentre un'altra parte d'Europa è stata lasciata davvero al suo destino. Non c'è dubbio che l'euro è uno scudo rispetto alle altre monete forti, in particolare il mondo economico degli Stati Uniti e quello asiatico e cinese, ma l'euro non è nato per fare solo lo scudo. L'Europa e l'euro, quindi lo strumento della moneta, dovevano garantire un benessere che, lo vediamo davanti agli occhi di tutti, non è arrivato, perlomeno in Italia, è arrivato davvero col contagocce. Le piccole e medie imprese, che sono poi il nervo economico del nostro paese, sono tutelate o no dall'Europa? E se lo sono, in quale maniera? Un paese che esporta come l'Italia, una delle nostre forze è quello di esportare i nostri prodotti, ha beneficiato moltissimo dal fatto che sia un mercato senza barriere. Le nostre piccole imprese possono esportare i loro prodotti senza pagare dazi in tutto il mercato europeo, e il mercato europeo è il primo mercato al mondo. Da questo punto di vista certamente le piccole e medie imprese italiane hanno beneficiato addirittura di più di quelle francesi o di quelle spagnole, lo dicono tutti i dati, perché noi siamo un paese che è molto forte nell'esportazione. Certo, dobbiamo adesso avere un'Europa grande con le cose grandi e piccola con le cose piccole, quindi c'è anche a livello europeo, come c'è ancora a livello italiano, molto da fare nel lottare contro la burocrazia, che è il principale ostacolo di tutte le piccole e medie imprese, ma il moloch burocratico è più forte in Italia. No, affatto che il mercato europeo sia qualcosa di compiuto lo dimostrano i fatti. Un esempio soltanto: un grande gruppo italiano, Fincantieri, che va ad acquistare a un'asta un grande cantiere francese e viene bloccato attraverso tutta una serie di ostruzioni da parte del governo di Parigi. Non è l'unico caso, ma il grande problema lo hanno subito le piccole e medie imprese
imprese, cioè l'ossatura vera dell'economia italiana. Per effetto delle regole europee, dell'austerity per quanto riguarda l'Europa, ma poi la Banca Centrale Europea e la moneta, l'euro, sono state introdotte una serie di limitazioni, penso ad esempio il rating per le imprese per ottenere credito in banca, che hanno veramente reso difficilissimo alle imprese italiane, che sono mediamente sottocapitalizzate, poter accedere a finanziamenti, a prestiti. Questo ha messo in grandissima difficoltà tutto il sistema, ha creato difficoltà a mantenere i livelli occupazionali, ha messo in crisi il modello italiano. Come dire, fornire polvere da sparo agli argomenti degli euroscettici, ci sono, come dire, certe regole della burocrazia europea che a volte costituiscono lacci e laccioli per la nostra economia o per lo sviluppo armonico della nostra economia. Mi riferisco per esempio a quello che passa a volte dell'Europa nel nostro paese è che a Bruxelles sia più impegnato intorno al diametro, come si è sempre detto, delle vongole o alla lunghezza delle carote che ai veri benefici dei popoli su cui governa. Ma guardi, il molo burocratico è molto più grosso a livello nazionale e a livello italiano che a livello europeo. Certo, la burocrazia va assolutamente ridotta anche per quanto riguarda il mercato europeo. Le storie che a volte sono delle leggende, a volte sono delle battaglie. Sulle vongole era il governo di cui facevo parte, ha fatto una battaglia, l'abbiamo spuntata per fortuna. Sono dovute al fatto che sono i settori produttivi, sono i governi spesso che chiedono di disciplinare in maniera troppo dettagliata alcuni aspetti. Da questo punto di vista certamente quello che dicevo prima è uno dei punti della rifondazione europea. Più piccoli con le cose piccole, concentriamoci sulle grandi questioni, il terrorismo, l'immigrazione, la sicurezza, e facciamo meno regole che ormai non sono più necessarie nel mercato. La incalzo un attimo su questo perché poco fa abbiamo avuto uno spazio sul bollino farmaceutico, cioè un qualcosa che noi in Italia abbiamo saputo, per evitare la frode sui farmaci, portare alla perfezione quasi, e l'Unione Europea invece ci chiede di tornare un passo indietro perché loro fanno dei codici più semplici, mettiamola proprio semplificata così a casa, cioè loro hanno delle pratiche inferiori rispetto a noi, e però ce le impongono. Come il tema non è imporre o non imporre, il tema è che su alcuni aspetti l'Italia ha beneficiato molto delle grandi innovazioni che sono state portate da altri paesi in Europa. Tutta la tutela dei consumatori e tutta la tutela dell'ambiente che esiste in Italia viene dall'Europa. Da questo punto di vista l'Italia era molto più indietro e ha seguito dei modelli più avanzati. In altri casi, nel settore farmaceutico, l'Italia è avanzata, ma questo è il lavoro che ogni paese deve fare. Bisogna lavorare per difendere il proprio modello e per fare in modo che il proprio modello, se funziona e se è avanzato, diventi il modello comune europeo. Se non avessimo l'ombrello protettivo, diciamo così, finanziario ed economico dell'Unione Europea, tu non temi che di fronte a una crisi come quella dalla quale stiamo uscendo con grande fatica, l'Italia, se fosse andata da sola, si ritroverebbe oggi come la Repubblica di Weimar a fare la spesa con le carriole di monete? Non c'è dubbio, la domanda è esatta. Io dicevo prima l'Europa no a questa Europa, cioè all'Europa che ha imposto delle regole, in particolare delle politiche di austerity, che hanno piegato la possibilità dei paesi in particolare con un grosso debito pubblico come il nostro, di poter creare la possibilità di ripartire, di rimettere in moto l'economia. L'Europa non funziona e questo non significa che non bisogna sperare nell'Europa o non bisogna andare a votare alle prossime elezioni europee. L'Europa non funziona perché è un progetto non realizzato. Si è fermato soltanto a una serie di principi, uno tradito in maniera assoluta, la solidarietà tra gli Stati, e poi non ha completato, a parte l'euro, cioè la moneta comune, tutta una serie di altre regole che creano una comunità. Questa roba, che non è né carne né pesce, finisce per favorire i paesi che hanno più forza, e in particolare la Germania, che si è molto arricchita anche dalla moneta comune, e mettere più in difficoltà altri. C'è uno studio tedesco in 10 secondi di pochi giorni fa che dimostra scientificamente come in 20 anni dall'uscita dell'euro, dalla nascita dell'euro, i cittadini tedeschi hanno avuto un beneficio pro capite di 23.000 euro cada uno, mentre gli italiani meno 75.000 euro. Ora possiamo discutere sulla validità di questo studio tedesco, ma non c'è dubbio che noi più ricchi non siamo. Voterai a maggio? Ma come no, votare è essenziale perché l'Europa deve cambiare anche alcune regole, e questa è un'opportunità. E allora questo è uno dei migliori appelli al voto che abbiamo sentito, perché qui ci sono molte critiche all'Europa, ma insomma bisogna andare a votare.
Bisogna andare a votare, mi fa piacere che anche Pedulla sia più federalista di me, perché lui vuole un'Europa della sicurezza, della lotta contro il cambiamento climatico, del governo dell'immigrazione. È esattamente quello che vogliamo noi, è esattamente quello che si può e si deve fare, lo scriveva anche ieri sul Corriere della Sera Emmanuel Macron, il presidente Macron, che si può e si deve fare mobilitandoci come cittadini il 26 maggio e andando a votare. Nasce un nuovo partito per l'Europa, capolista Pedulla Gozzi. Sì, grazie. Non quell'Europa di Macron sicuramente. Finito, diciamo così, col sorriso. Grazie ovviamente a tutti e due. Adesso Antonia, Grazie a te. a voi.